Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, anche ascendente Gemelli, anche Luna in Gemelli o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere quale cambiamento sta arrivando nella tua vita adesso, quindi video sempre valido nel momento in cui lo guardi. E quale cambiamento sta bussando alla tua porta. Lo facciamo con il nostro approccio tarologia co-creativa, dove non subiamo gli eventi, non è una tarologia passiva, ma dove andiamo a cooperare con gli eventi proprio come si deve fare, affinché puoi realizzare il tuo capolavoro di vita. Allora, andiamo a vedere, Gemelli, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Quale cambiamento sta bussando alla tua porta, Gemelli? Prima carta, la forza che desidera entrare nella tua vita. Quale cambiamento sta bussando alla tua porta? La forza che desidera entrare nella tua vita. Adesso, qual è questa forza? La costruzione, la solidità e il radicamento. L'imperatore è una carta fortissima che mi parla di costruzione, radicamento e sovranità interiore per generare quella esteriore. Magari ti sei sentita o sentito un po' scombussolato, un po' trascinato dagli eventi, oppure dentro di te c'è un moto interiore che non riesce a stabilizzarsi. Il cambiamento che vuole manifestarsi adesso, che sta bussando alla tua porta, è la sovranità interiore. C'è un punto dentro di te in cui imperturbabile, devi fare riferimento a quel punto per generare prosperità e sovranità esteriore. Allora mi viene subito in mente la pratica nel viaggio erotico degli arcani dell'imperatore, il corso gratuito su questo canale che potete trovare nel corso, appunto, per agevolare questo cambiamento, per iniziare a portare le basi a questo imperatore, l'archetipo dell'imperatore, che è anche il mito di Minosse del toro bianco, di Acrisio, il nonno di Perseo, no? Che vi ho spiegato in quel podcast. Quindi la forza che vuole entrare nella tua vita è la forza di radicare tutto quello che sei, cioè dare un punto fermo, realizzazione personale, realizzazione economica, realizzazione interiore prima che ci sia quella esteriore, cioè un punto fermo dentro di te da cui dirama tutta la sicurezza esterna, diciamola così. Ok, è una carta potentissima, eh? Vediamo attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà, cioè dove puoi riconoscerlo. Lo riconosci nella tua capacità di ricevere, l'imperatrice, cioè abbiamo imperatore e imperatrice, nella tua capacità di ricevere e di far fiorire le cose. Allora, c'è un grande motore di realizzazione che sta spingendo in te, imperatore e imperatrice. Io radico ciò che fiorisce dentro di me, non lo disperdo. E anche qui rituale dell'imperatrice che abbiamo messo sul canale per sbloccare l'energia della ricezione del quarto chakra a mezzo del movimento del bacino, del movimento della sensualità, sessualità, per generare e prosperare fisicamente, cioè nel denaro, nell'abbondanza, nelle idee, no? Quindi dove, attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà? Lo vedrai perché gli altri ti riconosceranno come un idolo, cioè come una persona da seguire, come una venerazione, ma non solo questo, perché tu internamente lo riconoscerai nella tua capacità di generare idee, progetti e radicarli, ti dice il Daimon, non disperderli, e soprattutto nella tua capacità di saper ricevere. Perché se non sappiamo ricevere, non riusciamo a produrre idee, non riusciamo a essere, cioè se non abbiamo aperta la porta del quarto chakra, la porta del ricevere, non riusciamo a ricevere le intuizioni divine che generano la fertilità, la prosperità. Quindi lo riconoscerai, perché non solo tu ti sentirai grembo fertile di idee, di entusiasmo, di fascino, di magnetismo, ma lo riscontrerai anche negli altri, che ti vedono come un punto fermo di riferimento di ispirazione, di proprio forte ispirazione. Ok, capacità creativa fortissima, creazione, di creare idee, progetti, creazioni. Vediamo che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare.
Che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare? Lasciare andare il 2 di coppe. Allora, tutte quelle connessioni e tutte quelle relazioni che non ti nutrono. Tu lo sai già quali sono queste connessioni e relazioni, che sia di lavoro, che sia partner, amicizie. Ti sta chiedendo di lasciare andare tutte quelle connessioni che non ti nutrono, perché ti tolgono energia, non ti fanno radicare, sperperando la tua energia creativa. L'idea no, è proprio questo, devi lasciare andare. Cosa ti sta chiedendo questo cambiamento di lasciare andare? Tutte quelle connessioni che non ti nutrono, che non corrispondono al tuo ideale. Mi parla, ripeto, di amicizie, mi parla, ripeto, di situazioni, di connessione con l'altro, di partnership che non nutrono il tuo ideale, che magari ti mortificano, che non ti risaltano, tutte quelle connessioni lì. Sì, perché qua già c'è imperatrice e imperatore, è già una coppia, al di là dell'amore romantico, non sto parlando di quello, o solo di quello. Sto parlando di... perché nel momento in cui tu lasci andare delle connessioni che vai per abitudine o che vai perché ormai ci sono, allora nel momento in cui tu te le trascini, ti precludi la possibilità di ricevere, come ti ho detto prima, una connessione, nuove connessioni, nuove partnership che sono perfettamente allineate con la tua capacità di saper generare, di saper produrre. Mi spiego? Mm. Quale dono si nasconde dentro questo cambiamento? Però mi parla anche di amore, non solo anche romantico, quindi vale per tutti. Quale dono si nasconde dentro questo cambiamento? La risorsa invisibile. La capacità di Cavalieri Spade, il dono è quella di avere una chiarezza netta. Anche la tua capacità di dire le cose come stanno, dire le cose in faccia, è una qualità. È una qualità e devi continuare a farlo, perché qua si nasconde la tua capacità di saper tagliare quello che non ti serve più. Quindi il dono che si nasconde dentro questo cambiamento è il dono delle scelte che possono sembrare drastiche, nette, ma ti portano a fiorire. Perché spesso siamo agganciati a quello che ci è comodo perché lo conosciamo, paura del cambiamento, paura di tagliare alcune connessioni, di fare questo taglio, e però lo devi fare perché genera la prosperità, è come se ci fosse una zavorra che ti tira giù. Vediamo su questa carta l'animale guida. Quale dono si nasconde dentro questo cambiamento? Ardiglia, credo che sia uno scoiattolino, sempre preparata, sempre preparato. Allora, sei esperto nel lavoro duro e nel gioco duro. La tua disposizione è allegra e divertita, è una benedizione per tutti. Non lasciare che le distrazioni della vita ti svino. Fai un piano per il futuro e la vita ti darà tutto quello che necessiti. E vedi, si riaggancia a quello che abbiamo detto prima, cioè non lasciare che le distrazioni della vita ti svino, cioè taglia le distrazioni. Qua mi parlano di connessioni che ti possono distrarre dalla tua capacità di generare, di ricevere e da questo cambiamento che vuole radicarsi in te, una sovranità interiore ed esteriore, anche una certa posizione sociale, economica, insomma, taglia le zavorre. Sei una persona, dice, allegra, simpatica, sai che cos'è il lavoro duro, sai che cos'è, ecco, non lasciare che le distrazioni, anche situazioni non autentiche, ti tirino energia, tagliamole, ti dice. Perché poi dice, fai un piano per il futuro con questa chiarezza di Cavaliere di Spade, un piano del prossimo passo, quello che vuoi seguire, perché la vita ti darà tutto quello che necessiti, senza portare le zavorre. Sei già preparata o preparato a questo, ok? Vediamo adesso come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento.
Andiamo a vedere la carta, però già il rituale te l'ho detto, imperatrice o imperatore. Vediamo come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento. Andiamo a vedere il gesto pratico della tarologia co-creativa. Come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento. Cavaliere di denari, fai le cose a poco, cioè l'oracolo ti ha appena detto, fai un piano per il futuro, la vita ti darà quello che necessiti, no? Ecco, come puoi cooperare con questo cambiamento? Il Cavaliere di Denari è meticoloso, è costante e meticoloso. Fai un piano e portalo a termine giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Non fare le cose alla rinfusa. Fai un piano e portalo avanti. Voglio quella cosa, ok, faccio un piano e lo porto avanti. Giorno dopo giorno, senza disperdere energia. Taglia la dispersione anche con delle compagnie inutili, delle compagnie che ti tirano giù, ma non devi recriminare quelle persone, quelle circostanze, semplicemente hanno avuto il loro momento. Non serve adesso, no? Stare lì per abitudine, eccetera. Taglia tutto il superfluo delle connessioni superflue, ma abbi connessioni, si rivelano da sole, che esaltano, che ti alimentano, che ti nutrono. Allora, come cooperare? Ogni giorno, anche i rituali che ti dico di fare, quando puoi ogni giorno, perché come ti dico sempre, insegno sempre, l'anima non capisce i concetti, non capisce le parole, capisce i rituali che fai, come già state sperimentando migliaia di voi quotidianamente, che quando magari fate il rituale per la prima volta si sbloccano cose che stavano lì impalate da anni, perché l'anima, io ti posso parlare adesso, ti posso fare la lettura, ma l'anima non ci capisce con le parole. Possono avvenire dei click, ma quando tu fai dei gesti che sono il Cavaliere di Denari meticolosamente, giorno dopo giorno, allora sì che cambia tutto. Ok. Quale errore, tra virgolette, è importante evitare? Cioè l'ombra da non alimentare. La carta adesso vediamo che ci aiuta a non disperdere energia. Allora, smetti di iniziare qualcosa per passione e poi la mandi, la lasci in sospeso. Cioè, il matto è una carta stupenda. Allora, che mi parla sia dell'incoerenza, al negativo mi parla dell'incostanza. E il Cavaliere di Denari ti ha detto la pratica, la costanza, poco a poco, a poco a poco, e vedrai germogliare un impero. E nella posizione negativa il matto è l'incostanza nel seguire una pratica spirituale piuttosto che un'altra, o seguire un progetto, poi disperderlo, cioè poi disperdersi, farne altro. Taglia, fai un piano e vai poco a poco, a poco a poco, non guardare subito il risultato successivo, fai a poco a poco, a poco a poco, perché in questa posizione il matto è l'errore da evitare, non essere incostante, devi essere costante e soprattutto non avere paura dell'ignoto, da quello che viene se tagli determinate cose che sono zavorra. Non aver paura dell'ignoto e sii costante. Ok. Il messaggio finale del tuo amante mistico, messaggio finale dell'amante mistico per te, gemelli. Il messaggio finale è che ti promette un'identità del tutto nuova. Abbiamo la morte, sta uscendo diversi segni zodiacali la morte comunque, si vede il percorso che stiamo facendo sciamanico insieme, la necessità di far morire un'identità che ha a che fare con la mancanza di radicamento, la mancanza di sovranità interiore, oppure la mancanza di radicare la propria sovranità interiore. Questo è il senso. La promessa che ti fa l'amante mistico con la morte è proprio la chiusura estrema di tutto un passato, la pacificazione estrema di tutta una serie di eventi perturbati della tua vita, che hanno a che fare con la tua genia. Io ti dico una cosa, qua abbiamo imperatore e imperatrice, sono il divino maschile e il divino femminile. L'equilibrio di queste due forze interne porta a generare una nuova vita che stai già costruendo con le parole, con il messaggio che in questo momento gli spiriti ti stanno facendo. La morte è completo ribaltamento dove tu sentirai una sovranità interiore che arriva perché la vedi costruita anche nella materia.
Cioè, il lavoro che ti piace, il denaro giusto, la casa che ti piace, la struttura, il quattrinale, anche la casa che ti piace, cioè avere tutta questa possibilità di co-creazione. Con la morte ti dice tutto quello che non è stato fino a questo momento, io ti assicuro, ti dicono gli spiriti, che sarà, a patto che tu segui questo. Allora qua ti consiglio anche di fare il rituale di morte e rinascita che trovi sempre nella playlist yoga sciamanico di questo canale, affinché noi possiamo a poco, mentre tu a poco segui il programma in questo modo, le pratiche eccetera, possiamo con il rituale di morte e rinascita, te lo consiglio per almeno due volte a settimana, mentre affiora il nuovo tu spazi via il vecchio e così fai spazio perché qua sta avvenendo una grandissima costruzione che ti porterai avanti per anni. Grande costruzione. Sì. Vediamo cosa ti dice l'amante mistico oltre a questo. Messaggio finale dell'amante mistico sulla morte. Non devi avere nessun dubbio, perché il mondo sta aspettando che tu lasci una traccia di te stessa o di te stesso. Non hai bisogno di fare niente per essere più degna o più degno, perché la morte è di quando ci siamo sentiti poco degni di ricevere abbondanza, amore, prosperità e allora non l'abbiamo generata. Quindi questa è una promessa. L'amante mistico ti dice la morte, la fine di quell'attitudine mentale che ti ha fatto capire di non essere degna e di non essere degno. Sei una persona che vale, non importano le circostanze in cui ti trovi, sempre lo sei stata o lo sei stato e sempre lo sarai, non c'è niente da discutere, cioè non avrai più alcun segno di cedimento in merito alla tua autostima, che non è una questione di autostima nel senso egoico che le cose devi fare tu, no, la suprema condotta è assenza di sforzo, questa è la prima legge dello yoga sciamanico, l'imperatrice non fa alcuno sforzo per ricevere, è, punto. E come lo si è, punto di domanda, lo puoi fare solo a mezzo delle pratiche. Ormai migliaia di voi lo sanno. Le pratiche suggestionano il subconscio e modificano le memorie cellulari. Perché il fatto che non ci sentiamo degni, non ci siamo sentiti degni, è un filo rosso della tua stirpe, della tua genia, come ce l'abbiamo avuto tutti. Allora quelle memorie della genia sono contenute nel corpo. Allora se il corpo non fa dei segni, dei simboli, dei gesti, non ci capisce. Ecco perché io vi do dei rituali apposta che stanno spopolando ormai, perché vedete i risultati subito. Cioè lo sentite già nel corpo, quindi non dubitare del tuo valore e prosegui lungo questa promessa che ti ha fatto il Daimon. Vediamo cos'altro ti dice l'oracolo dello sciamano. Ti promette il potere di co-creazione. Allora, la magia è l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. In tutta questa lettura mi sta dicendo il Cavaliere di Denari, passo passo, la forza di volontà nel fare le pratiche, nel seguire un obiettivo, nel realizzare la fioritura e la sovranità interiore, ti promette una realtà completamente diversa. Allora ti promette questo cambiamento. La magia, questa carta ti dice che tutto ciò che vedi fuori sarà l'oracolo del mondo ordinario. Cosa voglio dire? Tutto ciò che vedi fuori è un simbolo di qualcosa che è nell'invisibile. Allora prendi tutto quello che ti accade come materia prima per lavorarci all'interno. Perché l'amante mistico ti fa questa promessa, la tua vita cambia. Già in questo istante lo stai sentendo e tu stai già sentendo tutto quello che ti ho letto. Ora, per vederlo manifesto nella realtà visibile, adoperiamoci con costanza.
non con sforzo, con amore per quello che stai facendo, l'amore che fai quando fai una pratica, perché accadrà una magia, ma la magia ha a che fare con un atto di volontà da parte tua. Ok, vediamo cos'altro ti dice questo oracolo. Lasciati sorprendere, apriti al nuovo e non dare niente per scontato. Questo è una carta che ti dice ti sorprenderà la vita, è un po' come la magia. Apri, il nuovo sta arrivando. Il nuovo ha a che fare con l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. Non dare niente per scontato si riferisce all'oracolo del mondo ordinario di cui ti ho parlato poc'anzi, che significa anche ciò che tu pensi sia scontato ti meraviglierà. Apri gli occhi alla meraviglia, apriti alla possibilità di ricevere. Qua questa carta sta tutta nell'imperatrice, nella pratica dell'imperatrice, perché la vita ti sorprenderà se tu ti lasci sorprendere a mezzo della porta del ricevere aperta. Non dare niente per scontato, perché ti stupirà, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.